cerco l'auto, lui, si ribecca lui e poi va in vena. Al posto di fare questo, fa questo, in modo che la mano sia libera per poter lavorare. Una voce di cocco che va a... Ok? Vedere ieri Fabrizio, la stessa cosa, vissuta da un punto di vista giapponese, vissuta da un punto di vista molto cinese del Taiji e vissuta da un punto di vista molto cinese del Shin. Stessa cosa, ok? E intanto vediamo anche una caratteristica della scuola cinese. Un polso, un dito se lo strappo fa male, un gomito se lo porto dall'altra parte fa male. Questo ci arriviamo tutti. Ma i cinesi aggiungono a queste figure geometriche, il polso si può piegare così, ma già così comincia a far fatica, così comincia sempre più a far fatica. A queste figure geometriche la scuola cinese aggiunge i meridiani e i punti dell'agopuntura, cioè potenzia queste tecniche con la consapevolezza di dove metti le dita. I giapponesi ci guardano molto meno, alcuni ci guardano, non sono tutti uguali, ma diciamo che come scuola base i giapponesi ci guardano meno. Ecco, vediamo un po' di vedere le stesse cose viste da quel punto di vista. Facciamo, guardate. L'esercizietto è questo. Prima dobbiamo conoscere i punti su cui lavoreremo. Il primo punto è il centro del palmo della mano. Noi lo chiamiamo Lao Kung. E per conoscerlo non possiamo semplicemente dargli un order, così, no? Lo massaggiamo perché è il modo migliore di conoscerlo, naturalmente al compagno. Dove c'è la linea della vita? Accompagno il compagno. Esattamente l'opposto, tutte le scanalature che abbiamo qua dietro. Ne abbiamo ben tre, guardate, una in zona mignolo, una in zona centrale e una in zona indice, tre scanalature. Punti del barbiere. Fanno parte del percorso del triplice riscaldatore, non solo la linea del triplice riscaldatore, ma tutto il dorso della mano. E noi dobbiamo proprio massaggiare le scanalature, pulire le scanalature, che sono quelle che poi useremo nelle leghe. Nelle leghe non prendiamo la mano, andiamo nelle scanalature. Fare, pulire le scanalature. Se il punto di prima è l'ansia, questi invece sono i blocchi alle vertebre cervicali, una cosa più materiale, la rigidità del collo. Perché lo chiamano del barbiere? Perché il barbiere, anche se non è un medico tradizionale in Cina, aveva la responsabilità, quando uno andava lì diceva ma dal collo di cosa Denzi, era lì, stasera. doveva fare il massaggio. Ecco perché si li chiama il punto del barbiere. Poi dopo il loro nome no? Andiamo avanti, il compagno chiede una pressione, il petto, dolce, graduale. Io ascolto questa pressione, aumenta Fabrizio, aumenta, ruoto, porto la sua pressione in rotazione. Porto su questa rotazione e rimando l'energia su di lui. Potrebbe essere un gancio, potrebbe essere uno schiaffo, lo sciogli lo fa di dare lo schiaffo all'orecchio, è la seconda armonia di Shao. Però dopo averlo carezzato, questo è molto importante. Non farò come da alcune scuole, che vado a cercare la mano per fargli il cimano. No. Lui arriva, io arrivo. Questo Tai Chi Chuan, Tan Lang, Wing Chun non cercano la leva, arriva. Lui arriva, vuoto al centro, quello che mi rimanda dove vi do. Buono se buono, cattivo se cattivo. Cerco Lao Kung, la sua linea della vita. Cerco Lao Kung e cerco almeno una delle scanalature, possibilmente non l'ultima. Cerco, quindi voi mi dite ma come faccio a trovarlo? Abilità. Come fa il calzolaio a fare le scarpe? Abilità. Cerco, ripete, cerco, ci faccio proprio la mano, io le prendo sempre ormai, non ci penso più. Rimando la mano su di lui, ci aggiungo un'altra scanalatura, l'altra pare, non arrivate sul piano, adesso cedete, come fa Fabrizio? Cedete, fare, cedimento, questo è importante, questa cosa qui di rimandare l'energia è importante. Su pressione, andare a cercare la mano, no. Fai Fabrizio un po', fammi sta cosa, fammi sta cosa. Ecco, se io vado a cercare la mano, ma lui mi questo colpisce, arriva.
Se vado a impegnare due La mani prima con cosa quello, è colpire. cioè se lui fa così mi arriva, ragazzi, capite cosa vuol dire? Quindi già questa cosa qui, già questa cosa qui di angolarsi così, guardate. Già non... Sì. Poi un'altra finestra importante, cercate la vostra linea della vita, sempre, cercate le scanalature, ma non andate sempre per lo stesso motivo a andare subito in leva. Perché lui nel momento in cui vi fate leva colpisce, anche istintivamente, come un sberlone, ma cercate di rimandare la mano sul suo viso e poi andate. Sempre come se fosse un ritorno di energia. E ricordate che per un attimo abbiamo, anche se lui fosse forte, più di me, io per un attimo abbiamo due bicipiti contro uno, capite cosa voglio dire? Quindi con due bicipiti contro uno io vado verso di lui e poi vado invece, cioè l'idea di andare verso il viso, perché se lui avesse qualcosa in mano di brutto, bottiglia, forbice, quella cosa che rimane, se la ribecca lui, e poi va in vena. Ok ragazzi? Con dolcezza, facciamo così. Questo è importantissimo. Quello che abbiamo fatto oggi vi ascolto con delicatezza e sottolineo. Sul suo viso e poi alla giapponese per il momento. Fare. La giapponese ma poi dopo. Allora, come sto? Vabbè, Anche talare. Cioè con la scuola cinese. E questo. Al posto di fare questo, fa questo. E si angola fortemente di lato. Cioè preferisce tenere una mano che fa la leva, ma è anche libera di lavorare. Al posto di tenerla impegnata, la scuola cinese ha troppo paura di prendere dei pugni in faccia. La scuola giapponese vanno dritti così e sono tosti, è bello, eh? Noi abbiamo troppo paura di prendere i pugni in faccia, quindi andiamo lontano da quella mano e la scanalatura la spingiamo con l'osso più di fuori, in modo che la mano sia libera per poter lavorare. Fare. Aggiungiamo la versione molto bella, che amo molto, la versione della scimmia. C'è come una noce di cocco che va rotta, Questa qui è la scimmia del Sini, il Sini che vi dicevo prima. Quindi è tutto uguale, tanto mai avete capito, è tutto uguale, tanto mai avete capito, ma ha talmente paura dei colpi che potrebbero arrivare, anche se scappa dietro, che la leva la fa col gomito. Quindi si protegge sempre. E intanto siete coperti. Certo. Quindi vi faccio ancora. Si aggiunge sempre un dettaglio in più. Esatto, è sempre un dettaglio in più. Non gli sto davanti, ma no, gli vado dietro alla sua schiena e in più vado giù col gomito. Ok? Fare. Così fate questo atteggiamento così animalesco. A terra non lo so. Così già. Vai giù. Finché invece sei ancora in alto lui lo può fare, subito fallo. È chiaro. Vai, subito. Anzi, me neanche. No, se no ci sta la ruota senza mano. If you may subscribe to my channel, I'll be glad.